Dicono di lei che è succube della famiglia, e forse è vero. A 12 anni, quando viene data in sposa a Messer Giovanni Sforza, per le mire politiche del padre, Rodrigo Borgia, Papa Alessandro VI, che sono infinite come il regno dei cieli. Lei, che è molto credente, certo più del padre, non si oppone. D'altronde è ancora una pulzella, e cosa potrebbe fare nel 1492? Ma le alleanze mutano e il Papa chiede ed ottiene l'annullamento del matrimonio della figlia per impotenza del marito, che si vendica spargendo la voce dell'incesto tra Lucrezia, suo fratello Cesare, ed il Papa. Così la bella Lucrezia ora viene data in sposa da Alfonso d'Aragona, un giovane bellissimo. Un periodo ricco di fasto, di artisti e di letterati che fanno a gara per essere invitati alla corte della donna, che è la più invidiata e felice del momento. Ma l'alleanza con il Regno di Napoli dura poco e anche il nuovo genero diventa ingombrante per il Papa. L'annullamento del matrimonio non è credibile perché la coppia ha avuto dei figli e Lucrezia è innamorata del marito. Però, se tuo figlio si chiama Cesare, duca di Valentino, ed è un condottiero che per il potere non esita a sporcarsi le mani con il sangue degli innocenti, allora tutto è possibile. Con una scusa la invita nel ducato di Spoleto e così ora Alfonso è solo e semplicemente lo fa strangolare nel letto. Cesare dirà poi che lo ha fatto perché il cognato aveva tentato di ucciderlo con un colpo di balestra. Già, dal letto. Lei è disperata e vuole chiudersi in convento, ma il Papa ha altre idee per sua figlia, che viene data in sposa a Messer Alfonso d'Este. Sarà l'ultima obbedienza alla sua famiglia, perché una terribile tragedia la colpisce, la morte del figlio Rodrigo. Guardate questo dipinto. Per molto tempo si è pensato che fosse il ritratto di un giovane uomo, prima che si scoprisse che era un'immagine di Lucrezia, l'ultima. Qui appare rassegnata, senza nessun gioiello e con i capelli raccolti. Pare quasi che chieda pietà o solidarietà a chi la osserva da fuori la tela. Lucrezia è vestita di nero, con un corpetto che le comprime i seni. Il simbolo di devozione religiosa a cui ora più che mai è attaccata, tanto da entrare nel terz'ordine francescano. Nel 1519 si ammala gravemente. Prima di morire affermerà: «Ora finalmente torno dal mio vero padre», riferendosi a Dio, non certo Rodrigo Borgia. Lei, che ha segnato profondamente il Rinascimento italiano, muore a 39 anni chiedendo di essere sepolta con l'abito di terziaria francescana. Una bellissima donna che, al di là dei matrimoni, dei figli e dell'agiatezza, commise l'errore di non affrancarsi mai del tutto dalla sua famiglia. Con una vita non facile, a tratti anche disperata. Quello che la vita ti dà, a volte ti toglie, e con lei il destino giocò una partita con i dadi truccati. La sfortuna fu solo una, quella di chiamarsi Lucrezia, la figlia del Papa.